Davanti alla legge sta un guardiano. A questo guardiano si avvicina un uomo di campagna e chiede di essere ammesso alla legge. Il guardiano risponde che per il momento non può concedergli l'ingresso. L'uomo riflette e poi chiede se potrà dunque entrare più tardi. «È possibile», risponde il guardiano, «ma non adesso». Dato che la porta della legge è aperta come sempre e il guardiano si fa da parte, l'uomo si china per guardare all'interno attraverso la porta. Il guardiano ride e dice: «Se ti attrae tanto, prova pure a entrare nonostante il mio divieto. Ma bada, io sono potente e sono solo l'ultimo dei guardiani. Ma da sala a sala ci sono guardiani, l'uno più potente dell'altro. Già la vista del terzo non la sopporto neppure io». L'uomo di campagna non si aspettava tali difficoltà. La legge dovrebbe essere accessibile a chiunque in qualsiasi momento, pensa, ma ora, osservando il guardiano nella sua pelliccia, il suo grande naso a punta, la lunga, sottile barba nera alla tartara, decide che è meglio aspettare. Il guardiano gli dà uno sgabello e lo fa sedere a fianco alla porta. L'uomo resta seduto lì per giorni e anni. Fa molti tentativi per entrare e stanca il guardiano con le sue suppliche. Il guardiano gli fa spesso piccoli interrogatori, gli chiede della sua patria e di molte altre cose, ma sono domande distaccate, come quelle che fanno i grandi signori, e alla fine gli ripete sempre che non può ancora farlo entrare. L'uomo, che si era premunito di molte cose per il viaggio, impiega ogni bene, per quanto prezioso, per corrompere il guardiano. Questi accetta tutto ciò che gli viene offerto, ma dicendo: «Lo accetto solo così che tu non possa mai credere di aver trascurato alcunché». Durante i lunghi anni di attesa, l'uomo osserva il guardiano quasi ininterrottamente. Dimentica gli altri guardiani e questo primo gli sembra l'unico ostacolo all'ingresso nella legge. Maledice la propria sfortuna, nei primi anni senza freni e ad alta voce. Più tardi, mentre invecchia, mormora solo tra sé e sé. Perde lucidità e poiché dopo tanti anni ha imparato a conoscere anche le pulci nel colletto di pelliccia del guardiano, supplica anche loro di aiutarlo e di far cambiare idea al guardiano. Infine la sua vista si indebolisce e non sa se sta effettivamente diventando più buio intorno a lui o se solo i suoi occhi lo ingannano. Ma ora distingue nel buio un bagliore che irrompe inestinguibile dalla porta della legge. Il suo tempo ormai si è quasi esaurito. Prima della sua morte, tutte le conoscenze di quel lungo tempo si raccolgono nella sua testa in un'unica domanda che finora non ha ancora mai posto al guardiano. Gli fa cenno, perché non riesce più a raddrizzare il suo corpo morente. Il guardiano deve chinarsi profondamente verso di lui, poiché la differenza di altezza si è molto modificata a svantaggio dell'uomo. «Cos'altro vuoi sapere adesso?» chiede il guardiano. «Sei insaziabile». «Tutti aspirano alla legge», fa l'uomo. «Com'è che in tutti questi lunghi anni nessuno, tranne me, ha chiesto di entrare?» Il guardiano riconosce che l'uomo è ormai alla fine e per raggiungere il suo udito, che sta venendo meno, gli urla: «Nessun altro poteva varcare questa soglia. L'ingresso era destinato solo a te. E adesso vado e lo chiudo».